Buongiorno, eccoci qui di nuovo per un'altra puntata sul mio canale di Vinci Cook, le più belle ricette del mondo, di Roma, di Italia. Fate voi, se siete qui vuol dire che vi piace stare con me, quindi vi invito nuovamente, ammesso che non l'abbiate già fatto, ad iscrivermi. Cliccate qui in basso, iscrivetevi, mettete la campanellina in modo che eventualmente ogni volta che io farò un video verrete avvertiti: Vinci Cook ha fatto un nuovo video. Fatelo, perché vi assicuro che vi do delle ricette eccezionali a costi bassissimi che tutti saprete fare, ma con delle particolarità che soltanto io vi posso dire, perché gli altri non lo fanno. Quindi seguitemi, perché saranno delle cose veramente eccezionali. Oggi che cosa faremo? Oggi avremo del pesce azzurro. Fermi tutti, non cominciate a fare no, il pesce azzurro no, costa poco, non vale niente. Il pesce azzurro è un pesce eccezionale. Voi non sapete cosa vi state perdendo se voi non lo fate. Io adesso oggi vi do una semplicissima ricetta con degli accorgimenti che potrete usare sia per fare come antipasto sia come secondo. Buonissima, semplicissima, costa pochissimo, vi assicuro. Dovete semplicemente seguire i passi che oggi adesso vi dirò, e quindi seguendo le indicazioni avremo una ricetta facilissima, semplicissima. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora ragazzi, per fare questa ricetta semplicissima chiaramente servirà del pesce azzurro. Il pesce azzurro in questo caso è uno sgombro. Voi, siccome sicuramente direte ma lo sgombro è pieno di spine, andate da una pescheria, ve lo fate sfilettare, quindi ve lo ridanno in questa situazione dove non c'è assolutamente neanche una spina, non dovete fare nulla, vi fate fare dei filetti di sgombro, 1, 2, quanti ne volete, e seguite la mia ricetta. Vi assicuro che è un piatto veramente gustoso e facilissimo. Dopodiché avremo bisogno di un limone che useremo durante la cottura e alla fine, peperoncino quanto ne volete, quindi 1, 2, 3, quello che vorrete, e usatelo quanto più potete. Io uso anche una fettina di zenzero fresco perché è veramente buono, piccante, ma piccante nel senso di dare una spinta per esaltare la pietanza, ma niente di più, e degli agli. Io metto abbastanza agli perché ne farò magari un po' di più di voi, e comunque il sapore di aglio misto a questo sgombro in umido è veramente molto buono. Dopodiché un po' di sale, vi dirò quanto perché in funzione del piatto, dell'acqua che metteremo a bollire, un po' di pepe e poi una serie di spezie, dell'erba cipollina, della salvia, del dragoncello che io uso semplicemente in maniera forse anche più del normale, perché è una spezia veramente buona, esalta tutte le pietanze, dà un sapore amarognolo, ma nello stesso tempo molto buono per mettere insieme al pesce, alla carne e a tante altre ricette. E poi del prezzemolo. Tutto questo io lo metterò insieme a frullare con dell'ottimo olio, chiaramente Evo di oliva italiano, e lo metteremo all'interno di tutto il resto. Basta, finito, non ci vorrà altro. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a sbollentare questo pesce e poi metterlo a marinare insieme a questi ingredienti che ne esalteranno sicuramente le loro prestazioni organolettiche, come si chiamano loro? No, organolettiche non c'entra niente, però comunque esalteranno questa pietanza facendola veramente gustosa. Andiamo alla bollitura del pesce. Allora, stiamo vedendo come far bollire pochissimo il nostro pesce. Una cosa importante, ho dimenticato nell'elencare gli ingredienti chiaramente dell'aceto. Cosa vuol dire? Io uso queste padelle basse, piuttosto, siccome dobbiamo far bollire il pesce, ma non dobbiamo usare una pentola enorme con tanta acqua, perché tutto il buono poi va a finire sparso nell'acqua e quindi non serve. Io cerco di mettere delle padelle anche basse, in modo che l'acqua che c'è dentro a malapena copra il pesce, quindi quel minimo che serve per il pesce. Quindi questo sarà 1,5 litri, circa 2 di acqua a bollire, e io metto circa 20 ml di aceto rosso, bianco, come vi pare a voi.
quindi in questo caso sono circa 40 ml di aceto che io inserisco nell'acqua che sta bollendo, ok? A questo punto io inserisco il pesce nel momento in cui sta bollendo e lo lascio lì fino a quando la consistenza della carne non sia simile a quella del tonno. Avete presente il tonno che mettete la forchetta e sembra dura, poi si sfalda? Lo sgombro quando lo acquistate è molto morbido, sembra una crema, quindi lo mettete dentro e lo lasciate a bollire quel tanto, quindi parliamo di 2, 3, 4, 5 minuti a seconda della grandezza che avete preso dello sgombro, fino a quando la sua carne sia di una consistenza simile a quella del tonno. A quel punto la cacciamo e la mettiamo a raffreddare in un contenitore. Questi sono i nostri filetti di sgombro. Io chiaramente ho messo nell'acqua un aglio, ho spremuto dentro mezzo limone, del sale, perché io il sale lo metto soltanto in questo momento, quindi nell'acqua, e l'aceto. Inserisco il primo filetto, come vedete la carne si arriccia, immediatamente la carne comincia a indurirsi e vediamo quanto tempo ci vuole. Sentiamo con la forchetta intanto come va. Nel frattempo andiamo a fare un frullato di tutto quello che abbiamo messo. Allora, vi ricordo, all'interno di questo frullato ho messo tutte le mie spezie, quindi chiaramente se poi non avete qualche spezia non importa, non è che succede qualcosa, ma il sapore chiaramente ne verrà penalizzato. Erba cipollina, un aglio intero se non due, come preferite, una scorzetta di limone, un pezzettino di zenzero fresco, 1 o 2 peperoncini come volete. Spremiamo sempre qui dentro circa mezzo limone che ho già spremuto e frulliamo tutto insieme a dell'ottimo olio di oliva. Intanto che si cuoce io vado a frullare. Ci dovremmo quasi essere, sono passati circa 4 minuti. Questo era uno sgombro piuttosto grande. Allora, sono passati circa 5 minuti, il mio sgombro ne aveva bisogno perché era molto grande, quindi lo togliamo dal fuoco. Vedete, deve rimanere ancora intero, non si deve ancora rompere, e lo mettiamo un attimo a raffreddarsi. Magari se riuscite a metterlo in un posto dove riesce anche a scolare un po' dell'acqua, e lo mettiamo a raffreddare un po'. Ecco qua il nostro risultato, e aspettiamo che si raffreddi e poi lo mettiamo in una pirofila, in qualche contenitore, per poterci mettere tutto il nostro sugo all'olio e tutte le nostre spezie. Allora, riprendiamo. Dunque, abbiamo fatto sbollentare il nostro sgombro per circa 4-5 minuti. Questo dipende da voi, chiaramente dipende anche da quanta acqua mettete. Vi ricordo che 1 litro d'acqua, circa 20 ml di aceto bianco, rosso, come preferite, non aceto balsamico, aceto di vino normale, neanche di mele o di altro genere, aceto bianco o rosso di vino. Fate sbollentare 4-5 minuti fino a quando la carne diventa della consistenza del tonno, che trovate del tonno, e basta così, lo tirate fuori. A questo punto lo andiamo ad adagiare. Sul fondo possiamo mettere il nostro tritato, che è l'insieme delle nostre spezie, e quindi facciamo un fondo chiaramente questo preparato lo potete anche mettere, inserire in barattoli, quindi riempire i barattoli, chiuderli e metterli in frigorifero e tenerli per, diciamo, per un tempo abbastanza lungo, anche 10-20 giorni, anche un mese. Mi raccomando, la roba conservata in barattolo chiusa, date sempre una guardata, soprattutto se prende aria si potrebbe ammuffire, ma in questa maniera, con una semplice velina, regge per veramente tanti giorni ed è, vi assicuro, veramente buono. Ricoprite la carne con
il nostro composto in modo che prenda un po' della consistenza e del sapore di tutto, e vi assicuro che ne verrà fuori un piatto veramente molto buono. Lo lasciate riposare un po', magari un'oretta, due, poi lo mangiate. La pelle si mangia tranquillamente, è buonissima, ha un sapore eccezionale, lo sgombro costa pochissimo, se volete poi potete anche togliere la pelle, si toglie facilmente. È un piatto buonissimo, semplicissimo, costa pochissimo e ci potete fare come antipasto o anche come secondo. Veramente buono, con del pane magari abbrustolito un po', viene una bella ricetta che costa poco e che trovate soltanto sui canali di Hitchcock. Vi auguro buon appetito, tornate sul mio canale, se vi è piaciuto mettete like, scrivete qualcosa, fatemi sapere se avete fatto questa ricetta e se vi è piaciuta, e tornate su di noi, sul nostro canale, per nuove ricette. Buona giornata, buon pranzo, arrivederci.